Tutti e benvenuti a questo nuovo video. Oggi siamo qui per presentarvi quello che sarà il nostro prossimo progetto. Il nostro 180 litri, il nostro vecchio 180 litri è stato svuotato, ospitava l'acquario che si chiamava The Silent Wild. Adesso gran parte dei cuccioli sono stati affidati a un nostro amico. Abbiamo tenuto solo con noi 4 a pistogramma e 4 cuccioli di Ancistrus. Qui ospiteremo una razza abbastanza rara da trovare qui in Europa, è un pesce tropicale del Nord America, soprattutto nel nord del Mississippi. Quindi di conseguenza faremo uno scape in stile naturale in cui cercheremo di ricostruire il letto di un fiume. Infatti abbiamo con noi dei legni che sono dei nostri vecchi legni di ciliegio che avevamo nel nostro acquario, ma abbiamo più o meno da 4 anni, e più abbiamo anche delle cortecce da sughero. Naturalmente le cortecce di sughero abbiamo comprate a un centro, a un garden che è della nostra zona, naturalmente a basso costo, hanno un prezzo più o meno che va sui 2 euro, 6 euro al chilo. Abbiamo preso questi pezzi insieme ad altri 4 pezzi grossi che abbiamo utilizzati per questo acquario. Quindi inizieremo con un terriccio per laghetti, che è questo qui, terriccio per laghetti. Utilizzeremo della sabbia, naturalmente la sabbia è un po' mista, ci sono varie granulometrie diverse e via. Adesso iniziamo con il nostro nuovo progetto. Ed ora vi mostreremo come abbiamo creato il layout base di questo nostro nuovo progetto. Naturalmente tutto molto velocizzato ad una velocità 20x addirittura, perché l'abbiamo rifatto innumerevoli volte perché non riuscivamo a trovare la quadra, diciamo. Nonostante l'avevamo fatto già delle prove giorni fa, avevamo fatto delle foto che purtroppo per errore avevamo cancellato e di conseguenza così. Quindi poi una volta completato il tutto, abbiamo cominciato con la posa del terriccio, naturalmente per garantire un fondo fertile alle piante del nostro acquario, cercando di immaginare quello che potrebbe essere la piantumazione futura. Una volta completato il tutto, abbiamo naturalmente cominciato a buttare della sabbia con granulometria fine da fiume 0,1-0,3 mm che abbiamo messo su tutto l'acquario. Non abbiamo usato altre tipologie di sabbia o di ghiaino, abbiamo usato solo quella. Tante con le piante che abbiamo deciso di mettere nel tempo aiutano con l'ossigenazione del terreno. Ad esempio una di queste è la Cryptocorin, che nei mesi naturalmente aiuta proprio a fare questo lavoro. Ok, adesso abbiamo finito di riempire l'acqua a mano, coi secchi, perché la pompa che avevamo l'ho messo in un acquaretto questo qua piccolo, quindi di conseguenza l'ho fatto a mano. Come potete vedere il vetro è bello appannato perché abbiamo usato l'acqua fredda del rubinetto, quindi di conseguenza è ghiacciata. Abbiamo messo dei sassi e una busta in modo tale che quando andavamo a riempirla non ci ha spostato tutta la sabbia. Infatti l'abbiamo messo in modo tale che il sacchetto faccia U e l'acqua tranquillamente non ha causato problemi durante il versamento. Adesso abbiamo riempito, metteremo qui naturalmente le spugne, la lana di perla, in modo tale che cominciamo già ad avviarlo e tutto. Metteremo anche dei prodotti per l'eliminazione del cloro e dei metalli pesanti. Aggiungeremo anche qualche dettaglio in modo tale da renderlo più naturale. Forse dovremo aggiungere qualche altra sabbia, adesso aspetto un attimino per vedere cosa c'è da sistemare e vediamo. Però il progetto sta andando bene. Naturalmente questo non è un video come gli altri, faremo questa storia a puntate perché voglio mostrarvi pian piano come stiamo facendo il tutto. E niente, adesso vediamo un attimo come si presenta da quello pulito e vediamo se cosa aggiungere o meno.
Ok, ora procederemo con la messa dei materiali filtranti. Come potete vedere, filtro interno, non metteremo cannolicchi, ok? Sarà solo una filtrazione meccanica. Tutta la filtrazione biologica sarà effettuata dalle piante. È una cosa che abbiamo già fatto, quindi l'acquario non ha problemi, funziona benissimo. Naturalmente ci saranno tante piante a crescita rapida e piante naturalmente diverse che ci aiuteranno con la gestione degli NO2 e degli NO3. Quindi sarà molto facile da gestire. Certo, avendo un filtro interno bisogna stare un po' più attenti, di conseguenza le pulizie saranno più frequenti rispetto con un filtro esterno, però per noi non è un problema assolutamente, anche perché sarà un acquario pieno di piante con pochi pesci. I pesci che andremo a mettere sono molto particolari, quindi per questo stiamo facendo le cose con calma, ci stiamo prendendo il nostro tempo per poter studiare come si deve quest'acquario. Una volta messo le spugne abbiamo anche posato della lana di perlo in modo tale da cominciare a fare una pulizia proprio dell'acquario. L'abbiamo avviato e adesso ci tocca solo aspettare. Adesso aspettiamo che l'acqua si riscaldi un pelino, che il filtro pulisca bene il tutto. Nel frattempo metteremo un biocondizionatore, in questo periodo sto usando quello dell'Amtra, 10 ml ogni 40 litri, quindi un centilitro. È un acquario da 180 litri, quindi metteremo 4 centilitri. Purtroppo non ho il misurino, quindi mi tocca usare un jigger di quanto facevo il barman, quindi so che è un po' poco convenzionale, però fa il suo lo stesso, a noi che ci frega. Mettiamo vicino la pompa, che bello azzurro. Naturalmente andremo a sistemare anche l'impianto della luce, perché così non ci piace, fa un po' cacare, scusate il termine della parola, così almeno abbiamo una luce uniforme su tutto l'acquario. Anche perché stiamo pensando di mettere questa zona della Vallisnera Gigantea, un po' di cripto, abbiamo anche dell'Echinodorus che adesso non so dove mettere, ma non so se mettere questo punto o da questa parte, e poi abbiamo anche dell'Eglofica, la Polisperma se non ricordo male, nell'acquario qua sotto. Così lo diamo bello piantumato la parte dietro, ricco di piante, nascondigli, così i nostri pesci possono essere belli tranquilli. Cercheremo di riprodurre un fiume, almeno ci proviamo. No, vabbè. La corteccia di sughero si è staccata, nonostante l'avessimo legata con Attack e via discorrendo. Adesso dobbiamo inventarci qualcos'altro, porca di quella. Abbiamo dato una risistemata veloce, purtroppo non me l'aspettavo questo inconveniente, anche perché l'avevamo siliconato per bene alla base e alle pareti. Non è bastato a quanto pare, infatti come potete vedere abbiamo usato delle rocce laviche per poterli incastrare. Naturalmente dietro abbiamo lavorato con una pietra, che abbiamo usato delle fascette per bloccarla, e qui in alto abbiamo usato altre rocce per poter non muoverlo. Vediamo che qui di conseguenza avevano spostato tutti i legni, quindi abbiamo messo questa pietra per poter zavorrare tutti questi legni qua in basso. Staccandosi questo ho tirato su tutto praticamente, quindi ho dovuto rifare. Certo che a mezzanotte tornando a casa e trovarsi questo non è una cosa bella. Mattina ci toccherà, domani mattina, domani pomeriggio andremo in negozio, andiamo a comprare altre rocce, giusto per dare un senso al tutto e prenderlo un po' più carino. Non me l'aspettavo, però vabbè, pazienza, cose che capitano purtroppo, quindi domani andiamo in negozio. A domani mattina. Rieccoci qua, siamo al giorno seguente. Prima operazione, rimuovere la lana di perlo in superficie. Come potete vedere era bella sporca, quindi vuol dire che il filtro ha fatto il suo bel dovere. Girandolo probabilmente a una velocità di 600 litri l'ora, il tutto è uscito ben pulito. Abbiamo aggiunto poi del carbone attivo per rimuovere qualche tannino che c'era fin troppo, e quindi adesso
aspettiamo che il tutto diventi più limpido. E nell'attesa di tutto ciò ci recheremo in negozio per prendere qualche altro pezzo di roccia lavica. Ecco i pezzi che abbiamo preso presso la mangrovia di Carvico, sotto il monte. Delle bellissime rocce, abbiamo già lavato e disinfettato, pronte per la messa in opera. Ed ecco qua il lavoro finito. Abbiamo cercato anche di sistemare meglio la sabbia per rendere il tutto più lineare ed omogeneo e naturalmente naturale. Come possiamo vedere il dettaglio, abbiamo cercato di sistemare il tutto a dovere e quindi questo è il risultato finale in tutti i suoi dettagli. Verranno fatte delle altre aggiunte più avanti, molto probabilmente. Questo è quello che vediamo. Ed eccoci a qualche ora dopo l'aver messo le rocce. Come potete vedere l'acqua è ipercristallina e tutto molto 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 bello e naturale come piace a noi. Quindi abbiamo finito il tutto, aggiungeremo solo qualche piccolo pezzo di roccia vulcanica in modo tale da creare qualcosa un po' più di lineare, che l'abbiamo, quindi lo metteremo più avanti. Per ora è tutto, layout è finito, al prossimo episodio piantumeremo tutto l'acquario dalla A alla Z, sto ancora decidendo bene cosa mettere e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ciao! A proposito, commentate, iscrivetevi, tutto ciò per supportare il nostro canale a crescere. Grazie di tutto, ciao ragazzi!